Pochi giorni prima del Ferragosto 2024 esce un modello che andrà a stravolgere il mondo open source legato alla generazione di immagini con l'AI, e parlo di Flux 1. Questo modello esce in diverse versioni, ma quelle disponibili eseguibili sui nostri computer vanno completamente a surclassare le generazioni precedenti, grazie a un'aderenza al prompt incredibile e a una qualità nettamente superiore rispetto a quello che eravamo abituati prima. A distanza di molti mesi, però, ancora niente era riuscito a dare qualcosa di meglio rispetto a Flux. Niente fino ad oggi, perché finalmente dopo tanti mesi forse è arrivato un concorrente che riuscirà a togliere la prima posizione a questo modello. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Lo so bene che tanti di voi sono affezionatissimi a Stable Diffusion XL, Stable Diffusion 1.5 e sentir dire che Flux è il migliore in assoluto vi fa storcere il naso, però a livello tecnico sono comunque molto diversi i vecchi modelli rispetto a Flux, perché Flux portava tante novità e tante differenze rispetto a quello a cui eravamo abituati. Ha un VAE con più canali che quindi permette di gestire meglio i testi, ha più miliardi di parametri, ha dei text encoder più avanzati e come aderenza al prompt è sicuramente meglio di tutti quelli passati. Sui risultati dipende sempre da cosa generate e cosa cercate. Ma parliamo del modello di oggi, che è iDream i1. Questo modello è stato fatto dall'azienda iDream AI, che a quanto pare c'è solo dal 2023 e nel giro di un anno e mezzo più o meno ha tirato fuori questo modello che risulta essere incredibilmente interessante se paragonato a Flux e a tutti quelli open source. Non parliamo di quelli online perché è un altro discorso, ovviamente si parla di data center, di servizi che hanno dietro migliaia di GPU e ovviamente non sempre sono confrontabili con quello che eseguiamo noi in locale. Iniziamo subito confrontandolo con i modelli passati. Io ho preparato questa scheda dove viene messo Stable Diffusion XL, Stable Diffusion 3.5, Flux 1 e iDream i1. Il modello in sé è i1 perché ho visto che stanno già elaborando un nuovo modello che si chiama i1, che fa sempre generazione di immagini ma si occupa di far cose leggermente diverse, un po' come se fosse una specie di IP adapter più o meno. Ma torniamo ai dati. Come potete vedere, la cosa che balza all'occhio subito sono i miliardi di parametri, perché iDream i1 ha ben 17 miliardi di parametri, 5 miliardi in più rispetto a Flux 1. A seguire abbiamo l'architettura su cui si basa questo modello. Io ho scritto MMDAT e MUE, ma tramite la pagina di Confi.org ho avuto modo di leggere in dettaglio come è sviluppato questo modello e vi riporto quello che scrivono loro. È un'architettura ibrida, è una combinazione di Diffusion Transformer DAT e un Mixture of Expert, ovvero il MUE. Scendendo più in dettaglio, è basato su un Diffusion Transformer con un modulo Dual Stream MMDAT che processa le informazioni multimodali e un Single Stream DAT per ottimizzare la consistenza globale. Questo gli permette di avere una comprensione anche di dettagli abbastanza particolari, il miglioramento di scene particolarmente complesse oppure anche cose più particolari come il restauro del colore e cose che vengono fatte magari con altri tool e altre cose, ma per queste particolarità credo ci sia da capire poi più avanti come sfruttarle al meglio. Tornando ai dati che vedevamo prima, c'è la colonna dedicata al VAE. Il VAE è esattamente lo stesso di Flux 1, di conseguenza sfruttano le sue capacità di elaborazione del testo con 16 canali e vi permettono quindi di avere risultati paritari a quelli di Flux 1, anche se in realtà vi dico, dai test che ho fatto io, secondo me Flux 1 fa i testi fatti meglio. Qui spesso non vengono molto bene nonostante il VAE sia lo stesso. Passiamo alla colonna dopo ed è quella dei text encoder e troviamo la bellezza di 4 text encoder, ovvero abbiamo il Clip L, il Clip G, il Llama 3.1 8 miliardi di parametri Instruct e il T5 XXL. Il dubbio che mi è venuto poi facendo la guida era essenzialmente su il Clip L e Clip G, che fossero delle versioni dedicate a questo modello, ma guardando sempre quello che scrivevano su Confi.org mi sembra di capire che siano quelli standard, anche se il peso non era lo stesso di modelli che avevo già io, perciò poi, come vedrete nella guida, ho scaricato quelli nella cartella dedicata a iDream i1, ma essenzialmente sono gli stessi, ovvero l'OpenClip VAT Big G e l'OpenAI Clip VIT L, e non essendo specificato altro, di conseguenza sono allora esattamente gli stessi modelli. Passiamo poi all'ultima colonna, che è quella che
forse a tanti può interessare, e io ho scritto che è not safe for work. In realtà circa poco di più di Flux 1, perché anche Flux 1 se gli dite di fare determinate cose ve le fa male, e alla fine anche iDream A1 non le fa benissimo, però sicuramente si lancia molto più di Flux 1, non ai livelli di Stable Diffusion XL, però sicuramente ha delle basi molto più aperte. E su questa linea possiamo vedere l'ultima riga, dove ho diviso i base model dai distilled model. Come ben sapete, Flux 1 è distillato dalla versione Pro. Hanno fatto il Dev e lo Schnell, che se non ricordo male lo Schnell era distillato a sua volta dal Dev. Questo cosa significa? Che non è possibile fare dei modelli custom come li intendavamo con Stable Diffusion XL. È possibile fare il fine tuning, ma come avrete visto non esistono dei modelli custom che si sono diffusi di Flux 1, perché non è esattamente la stessa cosa. Mentre con i modelli base come Stable Diffusion e come questo iDream sarà possibile fare i modelli custom. Significa che se questo modello prende piede e inizia a essere accettato positivamente dalla community, inizieremo a vedere un sacco di modelli custom diffondersi, e quelli potrebbero dare un bel vantaggio ad iDream rispetto ad avere solamente i LoRa come Flux 1. I LoRa di Flux 1 sono fantastici, sono fatti benissimo, vi danno dei risultati incredibili, ma non sempre danno quel risultato che davano i custom model prima con i modelli passati che usavamo. Perciò potrebbe essere veramente un bel vantaggio. Ma la ciliegina sulla torta di questo modello è la sua licenza, perché iDream AI ha rilasciato questi modelli sotto licenza MIT, e andiamo a vedere cosa dice in dettaglio la licenza MIT. Con il presente documento si concede il permesso a titolo gratuito a chiunque ottenga una copia di questo software e dei file di documentazione associati il software, di trattare il software senza alcuna restrizione, inclusi senza limitazione i diritti di usare, copiare, modificare, fondere, pubblicare, distribuire, concedere in sublicenza e o vendere copie del software, e di permettere alle persone a farlo nel rispetto delle seguenti condizioni. L'avviso di copyright di cui sopra a questo avviso di autorizzazione devono essere inclusi in tutte le copie o parti sostanziali del software. Il software viene fornito così com'è, senza garanzie di alcun tipo, espresse o implicite, incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al software. Implicità incluse, ma non solo, le garanzie di commerciabilità, idoneità a uno scopo particolare e non violazione. In nessun caso gli autori o i detentori dei diritti d'autore saranno responsabili per qualsiasi reclamo, danno o altra responsabilità, sia in un'azione contrattuale che in un illecito o altro, derivanti da o in relazione al software o all'uso o ad altre operazioni sul software. In sostanza è praticamente la licenza migliore per queste cose, perché vi dà la possibilità di fare praticamente tutto. Questa licenza, da come dice il nome, è stata fatta dal Massachusetts Institute of Technology, quell'università incredibile americana dove vengono sfornate spesso delle menti incredibili che poi realizzano cose assurde nel mondo della tecnologia. Se pensate, il mix fra base model e licenza MIT potrebbero dare le basi per creare qualcosa di veramente molto interessante, ma questo modello è stato rilasciato in 3 versioni. Abbiamo la versione full, la versione dev e la fast. Si differenziano per gli inference step, che saranno poi gli step che andrete a utilizzare successivamente nell'elaborazione, ovvero il full ha 50 step, il dev 28 e il fast 16. Non cambiano di peso, pesano tutti e 3 allo stesso modo, anche se il dev e il fast bisogna usarli col CFG A1. Questa differenza mi ha fatto pensare che forse l'unico base model è il full, mentre il dev e il fast sono distillati dal full. In realtà non ho trovato informazioni riguardo a questo e probabilmente a questo punto non lo è, ma mi sembra strano che gli altri 2 modelli siano CFG1 come Flux, che è distillato dal Pro. Ma non perdiamoci troppo in chiacchiere, dopo tutto questo inizio andiamo a vedere sulla guida come utilizzare tutti e 3 i modelli col workflow che vi ho creato. A distanza di diversi mesi dall'uscita di Flux, sembra che finalmente sia arrivato un modello a fargli concorrenza, e questo iDream i1 sembra veramente interessante. Avete visto all'inizio del video la differenza con Flux e con gli altri modelli passati,
soprattutto quella più evidente sono i 17 miliardi di parametri, ma vediamo che è stato rilasciato in 3 versioni, la Full, la Dev e la Fast, che si differenziano per l'inference steps, ovvero la Full a 50, la Dev a 28 e la Fast a 16, che sono praticamente gli step che andrete a impostare quando andate a fare la generazione. Qui, come tante altre pagine di GitHub, vi fa vedere come usare la loro interfaccia tramite Gradio, però noi andremo a usarla con ConfUI. Se scendiamo un po' ci sono tutte le indicazioni e ci sono anche i benchmark con gli altri modelli. Questa cosa può interessare a chi guarda i benchmark, però personalmente io preferisco fare le prove personalmente. I benchmark sono sempre un po' così da prendere in considerazione. Se noi clicchiamo qui, andiamo direttamente sulla loro pagina e scendendo possiamo scoprire altri dettagli interessanti. Andando qua sotto, il fatto che usa il VAE di Flux e il text encoder T5 XXL e il Llama di Meta, il 3.1 da 8 miliardi di parametri Instruct. Vedremo che di clip ne usa 4 in tutto. Al di là di questi due si aggiungono i clip L e i clip G. Però i modelli che troviamo in questa pagina sono come sempre nella versione di chi pubblica il modello, ovvero se andiamo in Transformer, vedete abbiamo un sacco di safe tensor, non ci aiuta moltissimo questa cosa, però come sempre ConfUorg ha fatto la sua pagina con l'example. Se noi infatti andiamo sulla pagina dedicata troviamo cosa scaricare e i workflow base che hanno fatto loro. Come dicevo abbiamo 4 text encoder da scaricare, il clip L, il clip G, il T5 XXL e il Llama 3.1 da 8 miliardi di parametri. Qui lui specifica iDream col clip L e clip G ed effettivamente non pesano lo stesso peso dell'L e del G già usate nelle altre elaborazioni. Io nel dubbio ho scaricato questi, nel caso variassero in qualche modo, mentre per questi altri due potete scegliere quali usare. Adesso vi farò vedere quelli che propongono loro, ma io vi consiglio di passare ai GUF perché tutto questo andrà a pesare molto sulla scheda video. Questo modello è molto più pesante di Flux, anche se poi in realtà come generazioni non prende tempistiche molto più alte se non col modello full, che in realtà poi se andiamo a vedere è il modello più interessante. Perché lo è, lo vedremo dopo con un dettaglio particolare. Se voi cliccate direttamente qui inizia a scaricare i modelli, mentre se cliccate su uno di questi collegamenti vi porta alla loro pagina creata apposta per iDream i1. Se andiamo in File and Version e in Split Files trovate tutto quello che serve. Ci sono i diffusion models divisi in FP8 e BF16. Vedete come cambia il peso? Le versioni FP16 o BF16 sono incredibilmente pesanti e chiedono veramente tanta VRAM. Le versioni FP8 sono già più avvicinabili teoricamente, ma come dicevo andiamo a vedere poi i GUF, perciò decidete voi se volete queste versioni qua, scaricatele da questa pagina. Torniamo indietro, se andiamo in text encoder, qua troviamo il clip G, il clip L, il Llama e il T5 XXL. Questi due scaricateli pure da qua. Questi altri, se li volete in FP8, scaricateli da questa pagina, altrimenti vedremo le versioni GUF anche per loro due. Torniamo indietro e in VAE, se non avete già Flux e non generate già con quel modello, allora dovete scaricare anche questo VAE. Altrimenti se lo state già usando non c'è bisogno perché è già quello che utilizza lui. In realtà anche il text encoder T5 è probabile che lo stiate già usando. Per questi due, come dicevo, se confrontate i pesi non sono uguali a quelli già usati dagli altri modelli. Poi magari è facile che siano proprio gli stessi clip L e clip G, ma non ho trovato informazioni su questo. Messi in download questi modelli qui, passiamo a vedere i GUF del modello stesso. Partiamo con quello full a questa pagina sempre di City96, che è quello che ha fatto il nodo per caricare i GUF. Andiamo in File and Version. Qua trovate tutte le versioni. Come sempre si parte dal Q8, che è quello con la qualità più alta, e man mano si va a scendere. Come vedrete i pesi non cambiano tantissimo fra full, dev e fast. Quello che cambia è la velocità di elaborazione e quanto andrà ad occupare tutto il sistema come massima richiesta, nel senso che il full per un periodo più lungo va a occupare tantissima RAM e tantissima VRAM. Il dev per un pochettino meno, il fast per pochissimo. Perciò è facile che magari col fast non andate in out of memory, mentre col full è molto più probabile che succeda. Ma dovete testare, dovete vedere. Io col mio sistema
sistema riesco a fare tutto con il Q8. In questo modo io arrivo a 20 GB di VRAM. Magari una soluzione più avvicinabile a chi ne ha 16 potrebbe essere il Q5 o azzardate col Q6. Vedete voi, potete fare la combinazione fra i clip e fra il modello e capire quale GUF scegliere per entrambe le parti. Quando l'avete scelto fate il click e scaricate dalla freccia. Potete sempre fare più test, ne scaricate più di uno, so che sono tanti giga, però almeno vedete se non va uno, provate con l'altro e man mano scendete sempre di più. Il full è quello con la massima qualità ed è il modello non distillato, perché potete usare anche il negative e probabilmente da questo modello verranno fatti i custom, e questo è il vero vantaggio di iDream da quel che ho capito, al contrario di Flux che è distillato dal Pro, e il Pro è solo a pagamento, non è stato rilasciato open source. Passiamo invece al dev, andando sempre in file and version. Stessa cosa, vedete che i pesi non cambiano tantissimo, sono praticamente uguali, però cambierà poi gli step che andrete a impostare, perché per il dev andiamo sui 28 step, al contrario del full che sono 50. Stesso discorso di prima, scegliete quello che più si avvicina al vostro hardware o fate delle prove. Sulla stessa linea abbiamo poi il fast, sempre file and version, e anche qui scaricate quello che volete. Potete anche provarli tutti e tre e capire quale può essere vicino alle vostre necessità e ai risultati migliori secondo il vostro hardware. Finiamo poi con i text encoder che dicevamo prima. Sempre City96 aveva fatto il GUF del T5. Se andiamo su file and version, pure qui partiamo dal Q8 a scendere e andiamo sempre a risparmiare RAM e VRAM usando questi qui. Non confondete il risparmio di giga su questo lato con la velocità, perché questi modelli non sono per andare più veloce, sono per avvicinarsi a chi non ha tanti giga sia di RAM che di VRAM, in modo tale da poter generare senza problemi, oppure riuscire magari a risparmiare qualche giga per fare dei workflow un pochettino più avanzati, magari aggiungendo dei nodi, aggiungendo qualcosa che fa migliorare la generazione successivamente. L'altro text encoder che ci serve è il Llama 3.1 8B Instruct. Siamo su questa pagina che è quella di Bartowski, che è lo stesso che ha fatto LM Studio. Se andate in file and version, qui trovate tutte le versioni. Come sempre partiamo dal Q8 e andiamo pian piano a scendere. Teoricamente riuscite a regolarvi sul peso. Più alto il peso e più alta la qualità, e man mano che scendete diminuisce la qualità, quindi vi fate anche un'idea su quelli che hanno delle lettere. Per esempio il KL vedete che è maggiore rispetto al KM, è essenzialmente legato anche alla qualità poi che avrete nel momento in cui generate. Certo è che fino a un certo punto ha senso, dopodiché inizia a diventare troppo basso il discorso. Se andate tipo sul Q2 si sta scendendo veramente troppo. Io arriverei massimo al Q5, Q4. Già il Q3 lo vedo una limitazione molto alta e siete con un hardware troppo limitato per fare queste generazioni. Però fate sempre delle prove, perché magari per quello che serve a voi siete già contenti così. Ora che avete tutto in download e magari già finito, vediamo dove mettere queste cose. Andiamo nella cartella modelli, ovvero ConfUI Models. Qua il discorso cartelle è un po' particolare. Loro vi dicono sempre delle cartelle dove mettere i modelli, ma non è così importante sempre la cartella dove mettete le cose, se non strettamente richiesta dal nodo in particolare. Per esempio, loro vi dicono mettete i clip in text encoder. Io li metto in clip e li vede lo stesso. L'elaborazione va avanti comunque, non fa problemi perché non lo trova nella sua cartella. Invece, per esempio, altri nodi potrebbero dire non vedo niente perché non è nella mia cartella. Di conseguenza è tutto strettamente legato al nodo che state usando. I nodi, in particolare del workflow che ho creato io, accettano senza nessun problema che vengano messi in queste cartelle, ovvero clip. Io ho messo tutto, vedete, ho il clip G, clip L, poi ho il Llama 3.1 8B Instruct versione Q8 e il T5 XXL 1.1 Q8, dove esattamente ho messo tutti gli altri clip che uso per gli altri workflow e li pesca senza problemi. Passiamo poi alla cartella Unit. Qui io ho creato la cartellina iDream i1 e ho messo tutti i modelli. È ovvio che non dovete scaricarli tutti, io l'ho fatto per fare le prove, ma se voi volete solo il fast, scaricate solo il fast, se volete il full, decidete voi. Vedete che non cambia molto il peso, pesano tutti uguali. L'unica differenza è la velocità con cui verranno eseguiti, perché hanno step diversi. Questo è particolare perché per esempio il dev di Flux pesa più di Snell, qua invece pesano tutti uguali allo stesso modo. Torniamo su e poi abbiamo bisogno del VAE, che essendo quello di Flux io ho lasciato
quello di Flux. Ho usato questo, quello che davano loro, non il BF16, perché questo l'ho trovato un giorno, ma vi dico la verità, non cambia assolutamente niente. Usate quello di base che va bene uguale. Non ottimizza i tempi, non riduce niente usare questo qui. Facciamo una cosa, perché per far andare questo workflow dovete avere tutto aggiornato all'ultima versione, che è stata fatta veramente poco tempo fa. Conviene fare sempre 2 passaggi adesso con ComfyUI, perché hanno cambiato un po' di cose. Prima di aprirla andiamo nella sua cartella update che trovate in ComfyUI update, fate doppio clic su update confyui.bat. Seguite le indicazioni che vi dà, fate invio con la tastiera e inizia a scaricare quello che gli serve. In questo modo vi aggiorna anche il front-end di ComfyUI, che viene fatto soprattutto da questo bat, perché ho visto che tramite il manager non lo fa questo aggiornamento. Finito questo, chiudete il suo prompt dei comandi e avviate ComfyUI. Una volta qui fate manager e fate update all, in modo tale che aggiornate tutto fra ComfyUI e nodi, senza avere il dubbio di non aver fatto qualcosa, di non aver fatto qualche passaggio, e almeno siete sicuri che avete l'ultima versione del manager e l'ultima versione di ComfyUI. Mentre aggiorna, date sempre un'occhiata qui al changelog e come vedete c'è il support ai modelli di iDream. C'è il supporto anche al nuovo modello di One 2.1 che permette di fare un video partendo da un frame e finendo con un altro. Questo è molto interessante, e poi tutto quello che potete vedere dopo. A scendere vedete anche in che versione siete di ComfyUI e quando è stata rilasciata. Fatto tutto questo vi farà riavviare la web UI. Come ho detto in altre guide relative a questa web UI, io ho fatto una guida che vi spiega da zero come utilizzarla. Non è aggiornatissima, ha una interfaccia più vecchia che ritrovate facendo setting, andando in menu, facendo disable, e vedrete che è praticamente così. I nodi rimangono circa uguali, ma cambia questa parte qua, e se rifate qua l'ingranaggino e impostate top, tornerete a come adesso. Hanno fatto tanti cambiamenti, lo so, non è più aggiornata, non è più identica come la vedete, però comunque l'idea di base è similare, vi aiuta lo stesso a capire ComfyUI. Cercherò di farla più aggiornata prossimamente, quando avranno trovato una stabilità fra gli aggiornamenti, perché continuano a cambiare cose e va a finire che faccio un'intera guida ed è ancora vecchia poi dopo. Però se volete ho fatto un podcast con 3 episodi, spiego questa web UI a un mio amico che non sa nulla di ComfyUI, e in quel caso l'interfaccia è basata su questa recente, quindi magari vi trovate di più. Io vi consiglio di vederle entrambe, perché su una vengono viste in dettaglio determinate cose e sull'altra vengono fatte vedere in modo più intuitivo forse. Come sempre facciamo workflow e facciamo open. Sono nella mia cartella clonata da GitHub, qui troverete la nuova cartella iDream. Entriamo e c'è il workflow, l'unico presente, e lo apriamo. Ogni volta che aprite un workflow del quale non avete i nodi, vi farà l'elenco e vi dirà: guarda che ti manca questo nodo in particolare o questi nodi. In quel caso fate manager e andate in install missing custom node. Qua vi fa l'elenco di tutti quelli che vi mancano, fate la spunta qua in alto così ve li seleziona tutti e poi fate install. Una volta finito riavviate la web UI e dovreste essere ok. Per farvi un'idea, in questo workflow ci sono questi nodi aggiunti rispetto alla base, ovvero quello per caricare i GUF e ComfyMath. Torniamo indietro, close, andiamo qua nella zona di caricamento. Io faccio sempre questo tipo di template che asseconda l'ordine logico di ComfyUI. Tutti i nodi solitamente hanno l'ingresso a sinistra e l'uscita a destra, perciò si parte da sinistra e, come quando leggete, andate poi pian piano a destra fino alla parte finale. Alle volte viene da spostare i nodi, metterli sopra, metterli sotto. Lo faccio anche io per evitare che il workflow diventi lunghissimo, ma se posso li lascio così in questo ordine di collegamento. Andando qua all'inizio abbiamo il caricamento. Come sempre facciamo R sulla tastiera in modo che ci aggiorna i collegamenti e potete selezionare il vostro modello. Scegliete quale fare, se il dev, il fast o il full. Dopo vedremo come variare le impostazioni in base al modello che scegliete. A seguire abbiamo il caricamento dei 4 clip legati a iDream. Potete metterli come volete, non c'è un ordine in particolare, ma devono essere Lama 3.1 8B Instruct, vedete io il Q8, il T5 XXL, sempre Q8 nel mio caso, e poi il clip G e il clip L. Scendiamo, c'è da caricare il VAE ed è quello di Flux. Se lo avete già usato per Flux non dovrete fare niente di particolare, altrimenti dovete vederlo dove l'avete caricato nella cartella VAE. Passiamo a questo blocco qui.
Io ho già messo il caricamento dell'ora, ma al momento ce ne sono ancora pochissimi, arriveranno sicuramente, e nel caso avete già il nodo pronto, perciò da qua, da model, basterà collegarlo al model del model sampling. Questo valore lo vediamo insieme ai valori dell'elaborazione. A scendere poi abbiamo il blocco del prompt, che nel caso del full è utilizzabile anche nella versione negative, come facevamo con Stable Diffusion. Dico nel caso del full perché è l'unico ad avere un CFG maggiore di 1. Al contrario invece il dev e il fast dovrete impostarlo a 1, probabilmente perché solo il full è non distillato, mentre il fast e il dev credo siano distillati dal full, anche se in realtà i pesi sono uguali, però è una mia ipotesi. Quando il CFG è 1 il negative viene ignorato completamente, mentre col full potete giostrarvela nel dirgli cosa non volete nella generazione, oppure una volta che avete generato dirgli cosa non dovrà mettere nelle generazioni future che vedete insiste a mettere. Come sempre il negative non è da fare dicendogli non farmi questo o non farmi quello, ma mettete solamente l'oggetto, la parola, quello che non volete senza dirgli niente di più. Non è detto che basta metterlo qui perché vi segue perfettamente, però perlomeno c'è un negative che può essere inserito. Per quanto riguarda il positive, io tenderei a farlo come si faceva con Flux, dato che comunque usa questi test encoder, il Llama e il T5, che capiscono un prompt molto più argomentato e descrittivo. Fatelo lungo, con tanti dettagli, con tutto quello che potete mettergli che possa fargli capire com'è la scena, com'è il personaggio, com'è tutto quello che è all'interno dell'immagine. Io non ho messo uno ad esempio, ma così è troppo piccolo, troppo semplice. Dovete farlo molto più argomentato. Qua sotto io ho lasciato l'impostazione così perché comunque le risoluzioni di Stable Diffusion XL non sono solo per lui, sono delle risoluzioni che in generale vanno bene perché rientrano in determinati valori che spesso vanno bene a queste generazioni. Sono divisibili per 2 e questo già piace tanto all'elaborazione, ma si avvicinano spesso a come hanno fatto il training per questi modelli, perciò ignorate il fatto che ci sia Stable Diffusion XL, ma considerate solo le risoluzioni. Se non volete metterle già impostate così, potete farlo voi custom collegando questi nodi. Io li ho fatti degli stessi colori in modo che sapete che vanno messi in modo paritario. Mettere una risoluzione custom non significa che potete fare quello che volete, ma che dovete considerare sempre il fatto che sia divisibile per 2, perché questo aiuta tantissimo alla generazione e spesso vi fa errori se fate risoluzioni che non gli piacciono. Non esagerate perché non ha alcun senso fare 4000x4000, dato che questi modelli non sono addestrati a queste risoluzioni, ma potete variare un pochettino, perché se non rientra in questi formati quello che volete voi, fate una prova e vedete se la vostra risoluzione può andare bene. Io vi consiglio di stare in queste risoluzioni e poi cropparle in base a quello che vi serve. Col batch size decidete quante immagini deve fare insieme in un unico run. Non significa che in un'elaborazione vi fa più immagini, perché sennò sarebbe bello così, ma semplicemente finita una parte con la seconda, poi va con la terza, poi va con la quarta. Non c'è alcuna differenza nel fare il run più volte, solo che per comodità, se voi dovete fare altro nel frattempo, lasciare lì il computer, gli dite fammene 4 e tornate dopo a vedere cosa ha fatto. Passiamo quindi all'elaborazione a vedere questi dati. Qui a fianco vi ho messo questa nota riprendendo i dati dal workflow ufficiale di ConfUI, che dovrebbero essere quelli consigliati per iDream i1 in base al full, al dev e al fast. Li ho messi in ordine partendo dallo shift, che è questo qui, poi a seguire abbiamo gli step, il CFG, il sampler e lo scheduler. Se avete messo il full impostate questi valori, se avete messo il dev impostate questi e se mettete il fast impostate questi qui. Vedete che col CFG a 1 non serve il negative, anche se lo scrivete non cambia nulla, non lo considera. Cosa diversa invece per il full. Il workflow di base quando lo aprite è impostato per usare il full, ma semplicemente basta che cambiate i valori seguendo esattamente quello che è scritto qui e potete farlo anche per il dev e il fast. Ovviamente ricordatevi di cambiarlo qua e di mettere il fast o il dev. Una volta finito tutto questo arriva il vai decode e arriviamo all'anteprima e poi al salvataggio.
Non c'è niente di incredibile rispetto agli altri workflow visti già in precedenza, l'unica cosa è che effettivamente si aggiunge un altro clip all'elaborazione. Questo dovrebbe aiutare a comprendere meglio il prompt che mettiamo, perché questo si occupa di capire cosa gli abbiamo scritto e di passare poi i dati all'elaborazione, e avendo 17 miliardi di parametri dovrebbe dare risultati migliori a Flux. Se parliamo di occupazione di VRAM, vi dico che il full mi arriva a occupare tutti i 32 GB di RAM e arriva a circa 20 GB di VRAM durante l'elaborazione. Non scendono tantissimo gli altri due, il dev e il fast, ma occupano questa porzione di hardware per meno tempo, in modo più veloce. E vi faccio vedere dal prompt, perché dal task manager non riesco a farvi vedere la RAM o la VRAM. Per esempio iDream, eccolo qua, versione full 50 step, circa 3 minuti, 2 minuti e 50, mentre versione dev 28 step ci ha messo 1 minuto, versione fast ci ha messo 31 secondi. Per farvi capire ho poi generato con Flux, sempre considerando i modelli GUF ovviamente. Vedete che con 20 step ci ha messo 31 secondi, mentre con 40 step circa 1 minuto, che sono paritari più o meno al dev e al fast di iDream, anche se la richiesta hardware qui è più alta rispetto a Flux. Per vedere un confronto su questi tre modelli vediamo poi nelle conclusioni, ma al momento vi dico la verità, non ho visto un distacco così incredibile rispetto a Flux, ma il fatto che non sia distillato potrebbe riportarci all'epoca di Stable Diffusion, con tutti i modelli custom che all'epoca avevano letteralmente stravolto Stable Diffusion XL, Stable Diffusion 1.5, tutti quanti. Ricordo ancora Juggernaut, ricordo tutti quei modelli che erano incredibilmente migliori rispetto al modello di base, e questa potrebbe essere una vera svolta se così fosse, ma vedremo prossimamente. Lo sviluppo di nuovi modelli sicuramente inizierà a richiedere requisiti più alti, sicuramente andranno a ottimizzare sempre di più. Infatti io prima di fare la guida ho aspettato che uscissero i GUF, ma che anche ConfUI venisse ottimizzata per usare iDream e permettere di elaborare un po' tutti. In realtà questo modello è estremamente pesante, nella sua versione più completa non è assolutamente possibile farlo girare in locale, perché praticamente nessuno di noi ha una GPU con 48 GB di VRAM o di più, a meno che non avete comprato qualche RTX professionale, ma avete speso migliaia di euro per farlo. Io sulla mia riesco adesso a far girare la versione Q8, ma arrivo comunque sui 20 GB come vi ho detto nella guida. Probabilmente se fate un mix fra i text encoder e il modello con versioni un pochettino più basse riuscite a stare dentro a 16 GB o anche meno. Vediamo però un confronto direttamente con Flux 1. Allora partiamo da questo prompt che descrive un personaggio dentro a una stazione della metro. Molti di questi dettagli nessuno dei modelli li ha presi in considerazione, però c'è chi ha fatto un qualcosa di più carino e c'è chi ha fatto un qualcosa di peggio. Io partirei subito a farvi vedere quelle di Flux. Ho deciso di farlo sia a 1024 e sia a 896x1152 per avere un'idea di una generazione quadrata e un pochettino più verticale e capire se magari questo potesse aiutare i modelli a dare qualcosa in più. Per Flux ho deciso di farlo anche variando da 20 step a 40 step, usando ovviamente sempre la dev e sempre GUF alla massima qualità. Alla fine metterò in confronto tutte queste generazioni. Partiamo con quella più alta, ovvero la full. Abbiamo la versione da 1024 e la versione da 1152. Poi passiamo alla dev, sempre 1024 e 1152, e arriviamo alla fast, sempre 1024 e 1152. Allora facciamo un paragone diretto con queste generazioni, mettendo da una parte quelle di Flux e quelle di iDream i1. Abbiamo quella 1024 paragonata con la full, con la dev e con la fast, e guardiamo quella 1152 paragonata con la full, la dev e la fast. Come vedete, perlomeno la qualità si avvicina a entrambi i modelli. Su alcuni frangenti fa meglio Flux secondo me, e su altri fa meglio iDream i1. C'è una cosa che non mi ha convinto di iDream, che inizialmente pensavo fosse un problema mio o un problema dei modelli GUF. Sembra quasi che in alcuni punti
ci sia un problema di compressione. Non so se è dovuto a ComfUI che ha qualche problema ancora o se è il modello che ha questo problema, perché quando sono andato a guardare sul blog di ComfUI ho visto che anche le immagini generate da loro, che quasi sicuramente erano fatte col modello o FP16 o FP8, mostrava gli stessi problemi. Dove dovreste vedere dei dettagli sembra quasi l'effetto del JPEG con bassa compressione, cosa che non fa Flux. È un po' strana come cosa perché vi dà l'impressione che ci sia qualche problema di qualità. Secondo me forse lo andranno a sistemare più avanti, perché se è così il modello allora c'è qualche problema. Un altro grosso problema sono le mani. Flux le fa sempre bene, è difficilissimo che vi faccia le mani fatte male. iDream invece capita spesso che fa cose strane con le mani e quello è un po' un problema, perché doverle sistemare poi in un programma di editing diventa un lavoro lungo e alle volte è anche molto difficile riuscire a sistemarle. Altra cosa coi testi, quelle generazioni dove ho provato a fargli mettere dei testi dicendogli in un modo particolare come facevo con Flux, non ho avuto risultati positivi come con Flux. Il dubbio che viene però è iDream A1 ha delle richieste enormemente più alte rispetto a Flux, ma non c'è secondo me un distacco così grosso rispetto a Flux 1. Quello che però potrebbe realmente avvantaggiare iDream A1 secondo me è quello che dicevo nell'intro del video, ovvero i custom models e la libertà d'uso completa di questo modello. Alle volte non sono stati fatti dei custom model proprio perché la licenza era troppo restrittiva. Avere una licenza così ampia e un base model sicuramente attirerà tantissimi sviluppatori di modelli, come è stato su Stable Diffusion XL, ma bisognerà vedere se vorranno sviluppare su questa base, considerando anche le richieste così alte. Però grazie a Goof si può ottimizzare. E una cosa che mi ha lasciato un po' così è che secondo me forse il dev dà risultati migliori rispetto al full, con una tempistica che si avvicina a Flux 1, richieste praticamente simili al modello full, però con velocità tutto sommato accettabili, perché io con la mia genero in un minuto con la dev a 28 step e penso che forse sarà quello il modello più utilizzato, ma come dicevo prima è HFG1. Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e se volete commentate se riuscite a generare anche voi con iDream A1 grazie Goof, magari scendendo un pochettino fra text encoder e modello in sé, magari col fast è più avvicinabile per tanti, ma ricordatevi che c'è il server Discord con tanti canali dove potete anche postare i vostri problemi e errori, perché sotto qua nei commenti non è possibile fare sta cosa, troppi link, troppe righe, diventa veramente un disastro nel caso. Se volete supportarmi c'è la pagina Patreon dove sto cercando ogni tanto di mettere i workflow in anticipo, se volete magari aiutarmi a portare avanti una guida o volete informazioni in più, perché c'è anche la chat per chi ha l'abbonamento più alto. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!